Da qualche settimana siamo arrivati in Marocco, un paese che già conoscevamo, ma che abbiamo voluto riscoprire andando alla ricerca di angoli ancora da noi inesplorati. Per chi non ci conosce, siamo Elisabetta e Sebastiano e da 8 anni viviamo e viaggiamo a bordo della nostra casa su ruote, costruita e progettata interamente da noi. Ti invitiamo ad iscriverti al canale per non perderti le nostre avventure e ti auguriamo una buona visione. Comment tu t'appelles toi? Hicham. 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 Ouais. Et lui? C'est Rachid. Rachid et Hicham. Rachid et Hicham, soyez bienvenus. Shukran. C'est ça, le tagine, poisson. Poisson, ça c'est poisson. Ça c'est le Kong. Le Kong. Ah oui, Tu le connais? Kong, oui, oui, oui. C'est Et ça, ça c'est poulet. Non, c'est le Sargala. C'est la Poisson. même de temps. Per il marocchino il commercio è una vera e propria arte. Non perdono l'occasione per mostrarti i loro prodotti, frutto di antiche tradizioni e di mani sapienti nella realizzazione di essi, tramandati da generazioni. Sont beaux. Moi je porte pas ça, elle non plus. Pas de bijoux. Dopo aver fatto un giro al souk è arrivata l'ora di pranzo e abbiamo deciso di provare le specialità locali. À la prochaine, Inch'Allah. Qui i ristoratori si fanno una concorrenza accanita, uno spettacolo gratuito per chi come noi è già seduto al tavolo. Il tagine è uno dei piatti più iconici e deliziosi della cucina marocchina. Si tratta di uno stufato cotto lentamente in un particolare recipiente, anch'esso chiamato tagine. Questo metodo di cottura contribuisce a trattenere gli aromi e mantenere la carne morbida e succulenta. La sua presentazione in tavola è uno spettacolo per gli occhi e il suo profumo avvolgente è un invito al gusto. Dopo il delizioso pranzo abbiamo fatto un po' di spesa al mercato. Storie di Manu. YouTube, storie di Manu. Comment tu t'appelles? Yazid. Yazid. Dieu d'ici. Aglimi. Agilmi. Ah, on va passer après. La cosa bella dei souk marocchini è che si trova davvero di tutto, c'è un'ampia scelta di roba da mangiare, cose usate, vestiti nuovi, vestiti usati, attrezzi e secondo me è anche un posto in cui si trovano molto gli oggetti che vediamo trasportare dall'Italia, perché veramente ci sono tanti attrezzi usati, tante cose che potrebbero arrivare benissimo dall'Europa. E quindi quei furgoni carichi che vediamo al porto trasportano veramente di tutto e secondo me è proprio un posto in cui poi si ritrovano a vendere gli oggetti che trasportano in Marocco. Ed è mezzanotte adesso, noi abbiamo appena finito di guardarci un film e ci hanno bussato alla porta i poliziotti di Sidifni dicendo che siamo obbligati a spostarci e andare a dormire nel centro perché qua non si può stare, non ci siamo solo noi, ci sono anche altri furgoni. Siamo arrivati prima davanti a questo spot di surf. Sperando di surfare domani e dormire qua, e invece ci dobbiamo spostare adesso. Come vi ha detto ieri Sebastiano, alla fine a mezzanotte è arrivata la polizia e ci ha mandato via, no, la polizia e i militari, dicendo che non era una zona sicura. E siamo venuti a dormire nel parcheggio dove ieri c'era il souk.
Alla fine è stata una notte anche abbastanza tranquilla, molto silenziosa. Qui si vede il passaggio dell'uomo. Siamo qui al MIM. Sono andato a prendere un tubo per fare lo scarico dalla lavatrice senza doverlo svuotare a mano ogni volta. Lo mettiamo direttamente nella doccia. Sicuramente è finita la batteria del monopattino. Qua un tempo c'era un fiume. Più si va a sud e più si vedono gli scheletri dei fiumi. Che un tempo sicuramente passava tantissima acqua, doveva essere una cosa bellissima, invece è tutto secco. A quanto stai andando? 90. Sorpasso di Zinzi, 90 km di strada tutta così. Che fai? Ah? Sto sistemando le tavole perché, cioè, controllando le tavole. Che con i camion che passano danno una bella botta di vento. Però va bene, dai. La scimmia Mowgli. Però non è difficile comunque salire. La porta aperta. Vendono gasolio qua, dove ci siamo fermati. Lungo questa strada non ci sono benzinaie, hanno il gasolio nelle bottiglie, travasano. Polvere sempre. E l'ingrassaggio a 80 anni faccio fare. Tutto attaccato alla polvere. Tocca ingrassare tutto qua con la sabbia. Va fatto più spesso. Io ho la pompa per ingrassare, però siccome è un lavoro veramente di cacca, vediamo quanto ci chiedono. Mancano 60 km. Rendiamoci conto che qua c'è gente che ci vive. Pausa pranzo in mezzo al nulla, non c'è assolutamente niente qua. Siamo appena arrivati a Tantan e dobbiamo fare dei lavoretti al camper. Anche qui c'era la polizia all'ingresso del paese e evitiamo proprio di riprendere perché è vietato comunque riprendere le forze dell'ordine e i militari. C'è caldo, è molto caldo. Che bellino! Aiuto, questa cosa grande grande. Non ti saluta. Sebastiano ha trovato, c'è troppa luce. Sebastiano ha trovato questo meccanico grazie a un gruppo di overlander e a quanto pare ne parlavano tutti bene. Quindi siamo venuti qua a chiedere informazioni, vediamo un po' quanto ci fa perché ha un problemino allo sterzo. Sì.
controllato il piantone dello sterzo, perché io sento del gioco nel piantone dello sterzo. Mi ha detto che c'è gioco, ma non nel piantone dello sterzo. Ed era la mia paura iniziale, perché l'ha sempre avuto questo gioco, però non volevo crederci che fosse la scatola dello sterzo. Invece il signore me l'ha detto, sono i pignoni all'interno della scatola che hanno un po' di gioco. Siamo appena arrivati a Tantan Plage e ce la tentiamo, sperando che stanotte non vengano i militari o la polizia a mandarci via. In teoria dovrebbe essere un po' più tranquillo, qui vediamo. Sembrava di aver visto che c'era asfalto intanto. È stato bellissimo passare una notte qui, fa bene a volte ritrovarsi nel silenzio assoluto. Ci siamo ricaricati le batterie in mezzo alla natura, stamattina abbiamo visto i dromedari, è qualcosa davvero di inspiegabile, la sensazione che si prova in questi posti. Adesso però è il momento di rimetterci in strada, oggi arriveremo a Tarfaya perché il nostro obiettivo è quello di arrivare ad Dakhla, perché lì a quanto pare c'è un posto molto interessante per quanto riguarda la nostra passione del surf, quindi vogliamo andare a vedere e a capire se è possibile stare in questa località. E mi ricarico le batterie con un po' di magnesio, perché comunque sta facendo caldo, non bevo molta acqua e quindi ho bisogno di integrare ogni tanto un po' di magnesio. Bello strong. Si vede, minchia. Siamo appena ricongiunti con la strada principale, abbiamo fatto 7 km di sterrato per arrivare a quel posto, alla fine non è neanche così lontano. Ieri sera con Sebastiano stavamo dicendo era stranissimo il fatto che fossimo nel bel mezzo del nulla e prendesse il 4G. Ebbene sì, avevamo la connessione veloce nel mezzo del nulla.
Comunque adesso siamo nuovamente sulla strada principale. Ho dato una controllatina veloce al camion, visto che... ma qui... da che lato dobbiamo andare? Ah no, aspetta, mi stavo impallinando perché sono due strade, ma l'altra la stanno costruendo. E ho dato una controllatina veloce al camion, visto che comunque era bella scassata la strada. E ora riprendiamo l'asfalto. Finalmente il gasolio a meno di €1 al litro. Bellissimo. Contento? Siamo appena arrivati a Tarfaya e andiamo a vedere se riusciamo a trovare un ristorante per mangiare qualcosa al volo. Come hai mangiato? Benissimo, veramente bene. Allora abbiamo mangiato, abbiamo preso 2 pesciolini fritti, questo qua a quanto pare lo mangiano tutti così, poi 2 porzioncine di patatine fritte, un piatto di fagioli, 2 Coca-Cola, questa salsetta per cuocere il pane e abbiamo speso